It's only a pipeline that is buried under the ground for at least 1 meter, and that quietly transports the gas. Sono contro questo progetto perché è un progetto imposto, perché nessuno ci è mai venuto a chiederci il nostro parere. Rinnovo l'invito, vi dovete spostare, ma noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo recuperare questo spazio. Nessuno ci ha informato sul perché. Magari fosse stato il Nord Europa sarebbe stato diverso, ma qui il potere è il potere. La società TAP è parte del network di lobby europee impegnate a promuovere il gas naturale come risposta alla crisi climatica. Europe still needs diverse, secure, reliable and affordable energy to supply its economy, warm its homes and obviously remain competitive in the grander scheme of things. At TAP here, we're focused on making sure that transition happens in the most sustainable manner, particularly in the Southeast Europe. Sono più forti e fanno quello che vogliono. Loro dicono di allontanarci, non si prendono nessuna responsabilità se succede qualcosa. Se ne trovi qualcuno che è interessato a parlare, devo dire pure grazie a loro che ci hanno dato un aiuto, perché nessuno vuole prendere provvedimenti qua. Nel luglio 2022 l'Unione Europea e l'Azerbaigian hanno firmato un accordo per raddoppiare la capacità del gasdotto fino a 20 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Oggi le proteste del 2016 sono solo un ricordo. E chi allora aveva osato opporsi a TAP si ritrova al banco degli imputati. I reati contestati sono i più vari, diciamo la costante è la riunione non preavvisata, poi ci sono oltraggi, resistenze, occupazione di immobili o di terreni, violenze private. Parlo di repressione perché effettivamente il dissenso è stato schiacciato e oggi, diciamo, di fronte alla compiuta ormai realizzazione dell'opera, la vera eredità della vicenda TAP sono le condanne in serie riportate da decine e decine di persone che hanno speso il loro tempo, le loro energie, il loro impegno per contestare l'opera. 67 i condannati fino a 3 anni e 2 mesi di reclusione. 25 gli assolti. Ora si attende la decisione dell'appello.
Imponente lo spiegamento di forze dell'ordine in assetto antisommossa impiegato dopo l'ordinanza prefettizia che per 6 ore ha bloccato l'intera viabilità da Lecce fino al cantiere di San Basilio, una presenza spropositata di polizia contestata da attivisti no TAP e sindaco di Melendugno. Sulla TAV si è deciso di non proseguire, invece in questo caso proseguiamo spendendo soldi per le forze armate e facendo guadagnare esclusivamente una società privata. Come sindaco all'inizio ho capito subito il gap tra un piccolo comune, delle associazioni locali e la multinazionale. TAP è riuscita principalmente a Roma, nei ministeri, dove forse l'attività di lobbying è molto più semplice e esiste. TAP ha scavalcato il sindaco, il consiglio comunale e è andato direttamente sul territorio. Hanno finanziato prima con un bando da 25.000 euro cada uno, poi da 50.000 euro cada uno. Pubblicità sulle radio e televisioni locali, sui giornali locali e nazionali. Il loro obiettivo è farsi accettare dal territorio come un'opportunità e non come invece un'opera inutile, dannosa e pericolosa. Al Tribunale di Lecce c'è un altro processo legato alla società. Sono sotto accusa i dirigenti della multinazionale TAP e 18 manager delle aziende coinvolte nella costruzione del gasdotto. Secondo la Procura, le opere per la realizzazione del gasdotto sarebbero state realizzate in assenza di autorizzazioni ambientali e violando i vincoli paesaggistici. La forza di TAP ha sicuramente un impatto, no? Per esempio è difficile trovare tecnici che non abbiano avuto rapporti con TAP, con Snamon, e quindi trovare tecnici indipendenti ai quali affidare una perizia è stata per esempio un'opera complicatissima che ha richiesto molti mesi, e l'obiettivo di una indagine di quel tipo può essere semplicemente l'accertamento delle responsabilità individuali dei 19 imputati, no, la valutazione della legittimità della realizzazione dell'opera, rispetto alla quale il sequestro è obiettivamente non solo funzionale ma anche necessario. Io credo che questo sia mancato. A causa della pandemia, il processo ha subito diversi rinvii e cambiato 4 giudici. Questo ha consentito a TAP di continuare la costruzione ed entrare in funzione nel 2020. Il problema in Salento non era solo ambientale, aveva comunque delle altre motivazioni che sottostavano. E una di queste era TAP, il gasdotto e tutto questo sistema estrattivista che non ci stava rovinando l'ambiente, ci stava proprio depredando di risorse nostre. Ha colonizzato, si è infilata in tutti i coni d'ombra possibili e immaginabili. Tutto quello che ci mancava, che in teoria sarebbe stato un nostro diritto, ce l'ha regalato TAP, ce l'ha offerto TAP. E pochissimi sono stati lì a chiedersi ma da dove vengono questi soldi e cosa vogliono in cambio. And I'm very, very proud to formally state that we have implemented up to this day more than 300 projects in Greece, Albania and Italy. We have invested more than 2 million euros into education and training programs, for example, including the postgraduate studies and skill capacity building programs. Questa questione dell'impatto ambientale è un po' relativa. Noi adesso siamo vicini al gasdotto ma neanche lo vediamo. Nel 2018 ho partecipato a un bando per una borsa di studio per un master promosso da TAP. E per me sicuramente mi ha cambiato la vita. Nel 2019 ho ideato il Cammino del Salento. È usanza comune per le multinazionali investire una parte di quello che ricavano a beneficio delle comunità nei territori attraversati, quindi non mi ha stupito il fatto che è un andare ad aiutare chi è residente in queste zone dove poi loro operano. TAP ha dichiarato di aver compensato le famiglie colpite dal passaggio del gasdotto secondo standard internazionali e di aver lavorato per ripristinare i terreni lungo il percorso, restituendoli ai proprietari e migliorando la produzione agricola quando possibile. Secondo i dati della multinazionale,
Gli investimenti nel sociale e le compensazioni ammontano a 29,6 milioni di euro in Grecia, 12,5 milioni di euro in Albania e 3,5 milioni di euro in Italia. È buffo il ripristino, praticamente non so se si vedono nemmeno più, però queste sono i ripristini. Queste cose qua. Qui doveva esserci doveva essere tutto circondato da alberi, dalle cosiddette opere di compensazione, ma questo è il risultato. Della presenza di TAP sul territorio eravamo già a conoscenza. Non sapevamo che fosse interessato proprio questo terreno. È stata un po' una doccia fredda, insomma. Dopo quasi 10 anni di vicenda c'è stato riconosciuto l'aspetto economico e il resto ovviamente non può essere compensato, comunque un danno permanente. Non puoi fare altro, non c'è margine di trattativa, quindi comunque questo uccide ogni speranza, no? In Grecia, come in Italia, alcuni cittadini e comuni si sono opposti al gasdotto. Hanno cercato di fermare la sua costruzione presentando una mozione di annullamento al Consiglio di Stato, ma qualcosa è andato storto. Το Δημοτικό λοιπόν Συμβούλιο Σερών τον Οκτώβριο του 2013 έλαβε ομόφωνη απόφαση, για την αλλαγή όδευσης του ΤΑΠ, να μην περάσει μέσα από γη υψηλής παραγωγικότητας, όπως ζητούσε, απομακρυνθεί ο συμπιεστής εδώ, να γίνει μακριά από κατοικημένες περιοχές, είτε χωριά είτε όμως και αγρούς, διότι στα χωράφια ο κόσμος δουλεύει και σε περίπτωση ατυχήματος είναι δίπλα. Έχει ενδιαφέρον το ότι και οι άλλες κυβερνήσεις αλλά και η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, που ήταν μια σχεδόν δικτατορική κυβέρνηση, υποστήριξε παροχές προς τους δήμους από τους οποίους περνούσε ο ΤΑΠ, με παροχές είτε φανερές είτε ακόμη πιθανώς και κάτω από το τραπέζι. Να πει αν κάποιοι χρησιμοποίησαν αυτά μέσα για να προωθήσουν τα σχέδια του ΤΑΠ, αλλά εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι οι ίδιες οι ομόφωνες αποφάσεις που ήταν κατά του ΤΑΠ τελικά δεν τηρήθηκαν από αυτούς που τις πήραν, διότι πλησιάζοντάς τους ο ΤΑΠ και υποσχόμενος είτε ένα φορτηγάκι για το Δήμο Σερών, είτε ένα ασθενοφόρο ή στις τοπικές κοινωνίες δίνοντας κάποια λάπτοπ σε δημοτικά σχολεία από περιοχές που περνούσε ο ΤΑΠ. Έτσι είχαμε ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων διάφοροι δήμοι και φορείς να αλλάξουν άποψη και να τοποθετηθούν υπέρ του έργου του ΤΑΠ. Αυτό βέβαια είναι βαθιά από άποψη πολιτικής ανηθικότητας, είναι πολύ μεγάλο. Είναι κάτι το οποίο στην ουσία καταργεί και τις ίδιες τις δημοκρατικές διαδικασίες, ενώ όλα αυτά ήταν νόμιμα ή τουλάχιστον νομότυπα. Δηλαδή όλα τα προβλέπονται από τον νόμο με μία μικρή αγαθοεργία να μπορείς εσύ να καλυφθείς για ένα μεγάλο έγκλημα κατά του περιβάλλοντος. Ma anche le valutazioni di impatto ambientale hanno suscitato diverse critiche. Necessarie per identificare e ridurre i rischi ambientali dei progetti, le VIA possono essere effettuate da aziende private associate al gasdotto. In altre parole, il controllore sarebbe legato al controllato. Γιατί τα διαλυμένα υποστελεχωμένα υπουργεία δεν έχουν και τους ειδικούς υπαλλήλους και για να μην φέρνουν προσκόμματα χρόνου στις εταιρείες να προχωράνε fast track οι διαδικασίες,
Μπορούν λοιπόν οι εταιρείες να παραπέμπουν τις μελέτες τους σε τέτοιες ιδιωτικά γραφεία μελετών να τις κρίνουν, αρκεί αυτά τα γραφεία τα μελετών να είναι εγκεκριμένα, πιστοποιημένα από το Υπουργείο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο επενδυτή, ο οποίος κάνει το έργο, να ιδρύσει και μια εταιρεία τέτοia κρίσης μελετών αξιολόγησης και να είναι το ίδιο αφεντικό, ας πούμε. In Italia, a presentare lo studio di impatto ambientale e sociale è stata Saipem, una controllata di Eni, la più grande società di petrolio e gas del paese. Saipem è stata anche responsabile della costruzione del collegamento marino di TAP tra Albania e Italia. In Grecia si è occupata della valutazione di impatto ambientale l'azienda Asprofos, di proprietà dell'Hellenic Petroleum Group, una delle più importanti compagnie petrolifere del sud-est Europa. So, do you believe it is transparent to leave the environmental assessment report to the responsibility of this organization who has such a big name in the oil company sector? First of all, this happened a long time ago, first of all, and secondly, I am sure that the people who have undertaken the environmental and social impact assessments in any of the countries are well equipped with the know-how and the knowledge to actually address the questions. Now, Vittoria, to be honest with you, if anything, TAP should be proud by the safety track record that we have constructed and operating this pipeline up to this day. Ma chi ci ha rimesso? Chi non era d'accordo. Uno di questi è l'agricoltore Themis Kalpakidis, arrestato il 26 giugno 2018 al quarto giorno di sciopero della fame, mentre bloccava la realizzazione del cantiere TAP. Ο TAP κυρίως περνούσε από αγροτική γη και το πρόβλημα το είχαν οι αγρότες. Οπότε ζητήθηκε από μένα να συμμετέχω μόνος μου σε μια συνάντηση και αυτή ήταν με την τότε υποψήφια δήμαρχο, την κυρία Τσανάκα. Αυτό λοιπόν που μου είπε τότε και αρχικά το θεώρησα καλοπροαίρετο είναι ότι θα πρέπει να προσέχω την υγεία μου για να με χαίρονται τα παιδιά μου, γιατί πρόκειται για εταιρείες. In Albania, come in Grecia e Italia, TAP ha utilizzato aziende già impegnate nella costruzione del gasdotto per condurre la valutazione di impatto ambientale. Renko Terna è una di queste. I thought that the environmental impact assessment should be done by a company that is not directly connected with the constructor. So I thought that is a conflict of interest. L'Albania aveva sia interessi economici che politici legati al gasdotto TAP, in quanto il suo passaggio attraverso il territorio albanese offriva opportunità di integrazione nell'Unione Europea e l'accesso al gas trasportato. So we are part of this European network of gas pipelines. We are not using it, and we have nothing concrete or planned to use it. Albania doesn't have gas and doesn't need it. 100% of production in Albania is by hydropowers. And now Albania is producing 85% of its needs. So the rest, I mean, it's quite easy to be completed through photovoltaics and wind energy. La repressione di TAP raggiunge le campagne più remote dell'Albania. Qui i contadini ricevono piccole compensazioni e perdono le terre, mentre l'adesione all'UE e l'uso del gas rimangono al momento promesse non mantenute. Mami po me mua nuk mbill do të trozeri ka vetë tokën, aty e mbolli gru. Atë tokë kishim pasuri. Neve dy këtu, djali dhe nukësin. Ata ne mua ata ne sakatuan fare na. Hale firmos, se për qa ishim, po beli kanalin e radha. Sa gjikëtej, sa gjandej, skrepat, ja verën nga policia. Po jo, policia hapën gom me fare ne, që do hoshim ne. Po jo, në personoj gjekë shuaj, sa eri policia, ty vazhdo punimet dhe da. Po të ndërprisja skrepin aty, kishe problemet, mini brenda. Ato që morën, që do them. Ja do shtoj une, më djor njeri, ka be njeri me mua.